La nostra condizione, la condizione umana, diventa dolorosamente chiara col passare del tempo. Gli ultimi 2 anni ci hanno privato di molte illusioni e non sembra ci sia speranza per un futuro migliore. Le persone, invece che alla conoscenza, vengono da tempo abituate all'obbedienza. Gli occupanti non hanno pietà o empatia e fin dal loro insediamento hanno continuato nella loro opera di colonizzazione, come nel film di questi giorni, Avatar, che secondo molti rappresenta il passato della Terra. Questo film sembra che mostri come degli spiriti maligni, pur sotto forma umana, ci abbiano resi schiavi. Ora ci vogliono portare, soprattutto i giovani, nel mondo virtuale, che cercano di rendere attraente, mentre questo dove viviamo viene reso insopportabile, piccolo, noioso. Non riusciamo più a sentire l'energia della natura, l'aria tangibile, il mondo reale. Siamo gestiti da cloni, nemici della libertà e del buonsenso, i quali non saranno mai come noi, ma contro di noi. Per loro il mondo è una società in cui la popolazione adempie immediatamente e volentieri a tutte le loro istruzioni. E Dio che ruolo ha in tutto ciò? Questo è il tema di un altro racconto, senza tanti effetti speciali, ma più concreto e incisivo. Si tratta del film È difficile essere un Dio, dei fratelli Arkady e Boris Strugatsky. Il romanzo fu scritto nel 1964, ma il film è del 1989, con vari rifacimenti. Anche questa storia è ambientata sul solito pianeta lontano, nel solito universo immaginario, ma ha comunque una incredibile attinenza con quanto succede oggi. L'azione si svolge nello stato di Arkanar, un luogo abitato da umanoidi, non diversi dai terrestri, ad eccezione del livello di sviluppo. Arkanar sta attraversando una fase che corrisponde all'incirca a un tardo medioevo. L'Istituto di Storia Sperimentale ha iniziato a monitorare lo sviluppo della civiltà più di 2 decenni prima, inviando ad Arkanar osservatori che sono di gran lunga superiori fisicamente e tecnicamente ai nativi. Il loro compito è solo quello di allontanare la civiltà dai grandi conflitti e dalle guerre. Il personaggio principale è Anton, un terrestre che vive sotto le spoglie di un nobile, Rumata di Arkanar, ma è tormentato dalla decisione da prendere, astenersi o intervenire nella storia locale in un momento di crudele reazione e persecuzione di tutto ciò che è ricerca del progresso. Quindi abbiamo un Dio che è solo un essere superiore, non come il Dio delle nostre tradizioni. Altri agenti terrestri si sono introdotti nei vari strati sociali di Arkanar. Sono ben equipaggiati e preparati, la loro capacità fisica è molte volte maggiore della capacità dei nativi e ognuno di loro da solo potrebbe sollevare migliaia di persone per ribellarsi, organizzare guerre, spostare le dinastie dominanti e diventare lui stesso il sovrano. Ma tali azioni sono severamente vietate. La restrizione è determinata dalla strategia detta impatto incruento, secondo la quale la storia della società di Arkanar dovrebbe avere un corso indipendente. Tutto ciò che è consentito ai visitatori controllori è smussare gli angoli, proteggendo le popolazioni da errori storici vissuti da altre società. Il regno di Arkanar sta attraversando un periodo di reazione controculturale. Il paese sta perseguitando le persone istruite, con la regola: le persone intelligenti non sono necessarie. Abbiamo bisogno di fedeli. Anton sta tentando di indirizzare la società sulla retta via, cercando di trovare fra gli abitanti qualcuno che possa guidare la rivolta, ma l'idea di rivoluzione scompare quando si rende conto che la gente del posto non riesce a immaginare la libertà. Per loro non esiste una libertà da conquistare,
perché immaginano di possederla già. Pertanto, dopo una ipotetica rivoluzione, tutto in questo paese dovrebbe ricominciare dall'inizio e il risultato sarebbe lo stesso: i potenti al potere e i poveri di nuovo in povertà. Anton Rumata, vincolato da ordini, sta cercando almeno di salvare brillanti scienziati, poeti e artisti per le generazioni future. Arkanar è guidato da un primo ministro, Don Rieba, un piccolo funzionario vendicativo a cui interessa solo il potere. Nei 3 anni del suo regno ha portato l'economia a uno stato morente, ha creato un esercito di persone stupide e viziose, pronte a torturare anche i loro parenti semplicemente perché sanno leggere. C'è la caccia alle persone istruite, il tentativo di distruggere coloro che possono fare domande, coloro che possono mettere in discussione le sue decisioni, quelli che non possono essere ingannati, quelli che possono diventare rivoluzionari o scrivere opere che smascherano la realtà, quelli che possono insegnare qualcosa alle masse o anche solo pensare. Reba sta cercando di creare una società che gli dovrà credere incondizionatamente, accettando qualsiasi assurdità. E tutto questo, come sappiamo, è pura attualità. Nel paese si stabilisce una dittatura teocratica e lo stesso Reba diventa il vescovo dell'ordine di Arkanar, cioè l'effettivo sovrano dello Stato. Riesce anche a scoprire che Rumata non è chi afferma di essere, perché il vero Rumata di Estorsky è morto 5 anni prima, cioè esattamente quando Anton è apparso ad Arkanar. Tuttavia Reba ha ancora paura di Rumata, poiché ha capito che c'è un grande potere dietro di lui. Venendo a conoscenza di Kira, una ragazza di cui Rumata è innamorato e che rappresenta il tallone di Achille di Anton, Reba dà l'ordine di catturare la ragazza per usarla come ostaggio, ma un dardo vagante di balestra uccide Kira. Dopo la morte della sua ragazza, Rumata perde il controllo di se stesso e si dimentica di tutti gli ordini ricevuti, così uccide tutti i sostenitori di Reba sul suo cammino. L'istituto, riconoscendo la situazione attuale come un'emergenza, manda degli emissari ad Arkanar, i quali arrestano Anton e lo mettono in un ospedale psichiatrico. Essendo un dio, con capacità superiori, secondo loro non avrebbe dovuto interferire. E torniamo al nostro presente. Noi, al titolo del film, possiamo aggiungere un punto interrogativo. Perché dovrebbe essere così difficile essere Dio? Perché mai non dovrebbe intervenire? Quale dovrebbe essere allora la sua funzione di Dio? È irriverente o sacrilego porsi questa domanda? Invece ora, con quello che sta succedendo, credo che siamo autorizzati a chiederlo, visto che i nostri intermediari presso di Lui si sono rivelati inadeguati. Dovevano condurci allo sviluppo della spiritualità, immettere dentro di noi l'idea della trascendenza, invece hanno mercificato le anime, le loro per prima. Hanno fallito se questo era il vero scopo. Hanno fallito proprio come gli altri intermediari, quelli fra noi e uno Stato etico. Anche loro hanno rivelato le loro intenzioni abbracciando le posizioni dei nemici della convivenza pacifica. Quindi, ritornando a Dio, possiamo o non possiamo rivolgerci direttamente a questa presenza che da sempre invade la nostra mente, ma che in pratica non è mai intervenuto, rendendo la sua una presenza assenza. Noi tutti però aspettiamo ancora, ma vorremmo almeno sapere se è il nostro alleato o è alleato con i nostri carcerieri, se è il Dio dei bambini che soffrono o dei giudici silenziosi. Ora Dio deve aver sentito un forte grido di dolore. È così difficile rispondere alle invocazioni di chi soffre? Non sarebbe questo il momento migliore per intervenire?
Forse i poveri torneranno ad essere poveri, ma almeno ci sarebbe qualche malvagio di meno. L'umanità è allo stremo, la sua umanità, quella che ha voluto a sua immagine. O forse anche questa immagine ci è stata impiantata con qualche medicina. E se c'è e non ci aiuta, e noi non riusciamo ad aiutare noi stessi, che senso ha tutto questo?